Cosa è la realtà? Che cosa si può dire della realtà? Non possiamo certo dire che è semplicemente quello che appare ai nostri occhi, no? Quante volte pensiamo di conoscere una cosa e poi ci accorgiamo di aver preso una cantonata? Eppure c'è gente che si crede abbastanza sicura di quello che vede, come si sente altrettanto sicura di quello che sa. Platone, nel 7° libro della Repubblica, ci invita a fare attenzione su quella che crediamo sia la realtà. E lo fa con la sua allegoria più famosa, il mito della caverna. In questa caverna ci sono dei prigionieri, legati, immobilizzati. Il loro volto, che non possono muovere, è orientato verso il fondo della caverna. Su questa parete si gettano delle ombre che appartengono a delle persone che si muovono dietro ai prigionieri. Dietro a queste persone che si muovono, infatti, c'è un fuoco che arde e che proietta delle ombre fugaci sul fondo della caverna. I prigionieri sono lì da quando sono nati, quindi questa è l'unica realtà che abbiano mai conosciuto. Ecco che a un certo tipo di ombra danno il nome di cavallo, a un altro tipo di ombra uomo e a un'altra lancia. Ma in realtà tutto quello che vedono sono ombre delle cose. Dietro le schiene degli schiavi, le guardie muovono dei pupazzi. Ecco che i nostri poveri schiavi prendono per vere delle ombre che non sono nemmeno ombre di cose reali, ma ombre di pupazzi. Un giorno, non si sa come, uno schiavo viene liberato e con fatica viene obbligato a risalire su per la caverna, fino a raggiungere l'uscita. La luce del sole che splende fuori dalla caverna è per lui insopportabile e rimane quasi accecato. I suoi occhi non riescono a sostenere quella luce. Deve chinare lo sguardo e orientarlo verso terra, dove trova le ombre delle cose. Solo che ora non ci sono solo le ombre o i riflessi, ma ci sono le cose che proiettano ombre e che vengono riflesse. E mentre pian piano il suo sguardo si abitua alla luce accecante del sole, lo schiavo liberato comincia a vedere le cose e riesce a vedere animali veri, persone vere, cose vere, e gli rimane stupito. Il suo sguardo ormai più forte riesce a sollevarsi e a guardare addirittura il sole, la cui luce gli permette di vedere tutte le cose. Lo schiavo liberato torna in fretta nella caverna, vuole andare a dire ai suoi compagni quello che ha visto lì fuori. Vuole andare a liberarli per portarli sani e salvi fuori dalla caverna, dove c'è la vita vera. Ma i suoi occhi, che hanno visto la luce, fanno fatica a riabituarsi all'oscurità. E in più i suoi compagni lo deridono. Pensano che i suoi racconti siano racconti di un pazzo. La realtà vera è certamente quella che si manifesta ogni giorno davanti ai loro occhi. Con la poca libertà di movimento che hanno lo spingono via. Lo vorrebbero addirittura uccidere se potessero. Secondo Platone, noi siamo gli schiavi, chiusi nel fondo di una caverna. Quelle che noi conosciamo sono solamente le ombre della realtà vera. Quando improvvisamente uno di noi si mette a ricercare la verità dietro alle ombre e torna con la conoscenza della verità vera, con la voglia di liberarci dalle nostre catene, noi pensiamo solamente che è un rompiscatole che viene a turbare il nostro tranquillo tran tran quotidiano e senza pensarci 2 volte lo allontaniamo da noi. Lo schiavo liberato è il filosofo che non si accontenta delle cose che vede, ma cerca qualcosa di più. Il suo è un percorso arduo, una risalita difficile. I suoi stessi occhi sono presi da dolore quando incontrano la verità, ma grande è la gioia che prova nella sua contemplazione. Solo che la verità contiene in sé un dovere, deve essere condivisa, e lui non ha altra scelta se non tornare per aiutare i suoi compagni. Per Platone, questo filosofo fu Socrate, condannato a morte 4 secoli prima della nascita di Cristo per aver turbato il tranquillo tran tran degli ateniesi, ponendo loro domande sulla verità delle cose. Ci sono molti modi per interpretare il mito della caverna. Ad esempio si può parlare della necessità di una ricerca personale, della nobiltà di chi si sacrifica per gli altri, del rapporto tra le cose e le cose reali, quelle che Platone chiamava le idee, ma anche della resistenza e della testardaggine degli ignoranti, che preferiscono rimanere nel loro piccolo e confortevole mondo. Ma quella più famosa e divertente è sicuramente questa. Noi davvero abitiamo in una caverna, e la nostra caverna è il nostro salotto. E noi volontariamente ci incateniamo alla nostra poltrona, dopo esserci assicurati di aver ben chiuso fuori dalla porta alla realtà. E con il telecomando diamo vita alle ombre che si trovano sul fondo della nostra caverna.